Siamo anche Ciao a oggi tutti. qui, riuniti con Simone. E vedete i progressi che facciamo, non sta esplodendo il computer. Quindi Sì. stiamo facendo progressi. E niente, oggi discutiamo un po' di cyber news. Come al solito, comunque una cosa che voglio fare, che te lo volevo dire, voglio mettere che quando dico cyber news appare tipo cyber news. Mettiamo pure il counter. Sì, esatto. Però mi sono scordata di fare su YouTube di cambiare. Ciao Pollo. Ciao Pollo. Allora. Un attimo perché mi ero scordata. Io metto l'avviso su server Discord intanto che mi sono scordato pure io di fare qualcosa. Alla fine poi vedi perché io voglio automatizzare tutto, così tu premi un tasto e fa tutto lui. Giusto. Basta che non usiamo roba strana dando troppi Open accessi. Esatto. Anche comunque c'era anche, non so se lo conosci, N8N. Sì. Non so come si chiama, io lo chiamo così. E anche quello avevano trovato vulnerabilità, quindi insomma, sti cosi. Era pieno. Sì, ne avevano un sacco. Ok, ecco qua il messaggino. Ti Vedi, tu taggo. per Discord devi fare il bot. È vero. Bot, come ce l'ho io. Così lo manda da solo. Allora, siamo live. Eccoci qua. Però insomma, se tu ci sei, Sì, ci sono. iniziamo con, sperando che non si spacca tutto. No, dai, Ho il terrore. No, dai, no, si va. vede, dai. Si vede tutto a posto. E meno male devo dire, perché allora vi raccontiamo. Così magari se qualcuno ha un'idea ce la può dire. Allora, perché stiamo usando Discord per non usare Twitch Together, che a quanto pare era quello che usciva pazzo e faceva esplodere il mio PC. Però Discord il problema è che uno, devo tenerlo aperto, cioè la finestra della chiamata, e due, se poco muovo Discord si rompe l'immagine ripresa. Sgravato. Esatto, perché tipo è come se lui prendesse proprio quella finestra e quindi non prende più nient'altro. Abbassa il sound. Ah, è alto? Scusate. Ve lo abbasso subito. Va bene così? Meglio? Questo sound lo abbasso ogni poco, ma ogni volta è alto. Io non lo so. Ci si aggiusta. Sì, no, nel senso, perché lo metto al 30%, ma a quanto pare è sempre alto. Quindi lo devo abbassare ancora di più. Però vabbè, tecnicismi che non ci interessano. Tecnicismi e lamentele degli strumenti. Vabbè, lamentele perché almeno io non li so usare. Cioè, parliamo. Figurati io. Per fortuna ci pensi tu. Quindi non so in che mani sei, Oddio, meglio delle mie su questo punto di vista, perché non ne so. Devo dire la verità, non ne so. Sì. È un po' così. Però, insomma, iniziamo con le notizie e iniziamo con delle bellissime notizie. Che poi oggi pensavo che secondo me dovremmo includere qualche bella notizia. Perché se noi diciamo sempre brutte notizie, no? Ci sono già troppe brutte notizie. Ma la gente cerca quelle. Ho capito, però, cioè, dovremmo anche dare qualche cosa di positivo, no? E quindi, boh, vabbè, però, purtroppo non è oggi il giorno in cui ci saranno buone notizie, e quindi andiamo...
Esatto. E quindi andiamo con le brutte notizie. Che a quanto pare, vabbè, qua non so l'ordine adesso in realtà delle notizie, però partiamo da questa, il nostro amichetto di Anthropic, e praticamente pare che Anthropic, che insomma è un'azienda di intelligenza artificiale di queste robe, ha rifiutato di inserire nel codice di rimuovere alcuni vincoli del suo modello per appunto su richiesta del Pentagono. Praticamente sostenendo che appunto l'intelligenza artificiale non dovrebbe avere il potere di prendere decisioni di vita o di morte senza supervisione umana, e ovviamente Trump ha deciso che il Pentagono non dovesse più utilizzare Anthropic, e poi OpenAI ha firmato lo stesso contratto anche non avendo quei vincoli, cioè avendo quei vincoli, quindi molto strana come situazione, direi. Sì, diciamo che ogni volta lì dove c'è l'interesse economico, specialmente da questo fronte statunitense, è sempre con un'ottica verso una cosa bellica, quindi miglioramento, che poi diciamo che nella nuova guerra, perché comunque sì, ci sono tante piccole guerre che sono iniziate, che si stanno intersecando, ma nella nuova guerra del 2026 rotti, l'AI è fondamentale. Quindi Esatto. diciamo che Anthropic fa bene a dire no, non potete usare l'AI per, diciamo, non potete levare quei vincoli che salvaguardano un minimo di decenza. Un pochettino come in ogni ambito, non solo questo che comunque è più sensibile e critico, il controllo umano è fondamentale. Perché comunque l'AI è imprevedibile, ok? Esatto. Non c'è mai un controllo totale di quello che potrebbe fare o decidere di fare. Sì, sì, esatto. Però la cosa strana è che OpenAI, avendo lo stesso contratto e non rimuovendo i vincoli, almeno è quello che ho capito io, invece è stata accettata. Quindi qual è la differenza? Secondo me o c'è qualcosa o c'è qualcosa sotto, oppure proveranno a fare qualche inghippo A su quei vincoli. rimuoverli. Qualcosa, Sì. allora un interesse ci deve stare per forza. Di certo il primo è andare subito dalla concorrenza, nel senso Anthropic, guarda che stiamo facendo, spaventati, non gliene frega niente. No, infatti. Il secondo fine però ecco sarà sempre mettere alle strette anche a lei, ok? Poi per il resto chiaramente questi sono i due big, poi sicuramente anche altri potrebbero subentrare, però prima si gioca di paura, si gioca diciamo sui big vendor e comunque produttori e ricercatori in ambito, poi si cercherà ovviamente di, come si dice qua a volte a Roma, intortellarli, cioè fregarli della serie, a parte che Trump comunque c'ha sempre questa mania del controllo della serie, o si fa come dico io oppure esplode tutto, quindi Ok, non puoi più ci andare in America, te proveranno. lo dico dopo questa frase. Va bene lo stesso. No, però la cosa è che a quanto pare molti utenti stanno un po' boicottando OpenAI perché stanno togliendo l'iscrizione a OpenAI e stanno invece andando su Anthropic. Infatti pare che tipo sull'Apple Store, mi pare di aver letto, Claude, diciamo l'applicazione di Claude è tra le più scaricate. Quindi proprio perché OpenAI sta collaborando proprio col Pentagono, sapendo sta notizia. Quindi insomma non so quanto gli vada bene. Però la cosa anche è che comunque il Pentagono, a quanto pare, a quanto si dice, ha usato Palantir, che è un software, un programma diciamo che va ad aggregare un sacco di dati e prende decisioni per le operazioni militari che ci sono state adesso contro l'Iran, e a quanto pare Palantir usa il modello di Anthropic, quindi cioè comunque l'hanno usato, anche se Trump ha detto no, non lo usate, perché altri strumenti poi lo utilizzano, quindi pure sta cosa, no? Tu dici di non usarlo, però poi se gli altri strumenti lo usano,
tu indirettamente lo stai usando, quindi non lo so. Il Trump terrorismo praticamente. Ok, adesso ancora non puoi più entrare. sono pessimo. Oggi me le tirano fuori. Sì. Ah, aspetta, ci dicono di alzare l'audio. Lo so, ma io l'avevo abbassato perché si erano lamentati che... che non andava bene, ora ci dice di alzare l'audio. Che tragedia questo audio. Allora io lo alzo un pochino. Aspettate un attimo. Vediamo se adesso va meglio. Vediamo. Così va meglio? Va peggio? Forse io sono ancora bassa, tu sei più alto. Ok. Fatemi modificare un'altra roba. Il fatto è che se io lo alzo molto inizio a sgranare poi. Già lo so. Però dai, ve lo alzo. Visto che me lo chiedete. Va bene così? Però magari un po' di meno. Parlo da sola. Vediamo un po' di feedback. Mi state... Se facessi... Ecco qua, così va meglio. Forse lo posso abbassare un altro pochino. Così secondo me va bene. Va bene. No? Sì? Sì? Che dovrebbe andare bene adesso. Sto allineando i tuoi valori anche. Ok, così dovrebbe essere giusto, speriamo. Ma se facessi causare un bug nel sistema Windows, sarebbe comunque possibile avere una vulnerabilità? Dipende che bug. Considera che bug non vuol dire vulnerabilità. Bug può essere anche una cosa che non funziona, ma non vuol dire che è una vulnerabilità. Una vulnerabilità sta quando c'è un rischio. Se non c'è un rischio, o è un informational, quindi un'informazione, o non è una vulnerabilità. Cioè, il rischio di sicurezza. Per esempio, se io ho un'applicazione web che, non lo so, mi fa aggiungere... Aggiungendo una cosa nel carrello, in realtà me ne vengono due. Quello è un bug, ma non è un rischio di sicurezza, perché poi li paghi tu, quindi al massimo ci perdi tu soldi, però è sempre un bug, non è una vulnerabilità. Io concordo con quello che hai detto tu. Sì. A volte anche cose che sembrerebbero non essere solamente bug, ma più verso le vulnerabilità, magari non vengono neanche riconosciute come tali. Cioè, mi spiego, nel senso, a volte ci sono proprio dei comportamenti in determinate funzionalità, programmi, eccetera, che uno potrebbe identificare non tanto come vulnerabilità o potenziali, ma più che altro come debolezze. E il problema è che, perché mi è successo ad alcune persone, formatori che ho sentito, loro praticamente avevano trovato determinati comportamenti, ad esempio di Windows, ok, nella gestione di determinati dati in un determinato modo, ad esempio di esecuzioni PowerShell o policy, dominio Active Directory, e praticamente Microsoft non ha riconosciuto questa cosa come vulnerabilità, ma come comportamento voluto. Quindi magari sia una debolezza e non gli hanno dato il bug bounty. Non è un bug, ma è una feature. Esatto, il meme, e non l'hanno pagato, non l'hanno risolto. No, poverino. Sì. Capita. Sì, capita anche questo nei bug bounty soprattutto. Ma tornando alla notizia di Anthropic, insomma, quindi diciamo indirettamente lo utilizzano. E insomma, poi in realtà
c'era l'altra notizia. Insomma, io queste notizie ve le do, in realtà è tutto quello che abbiamo detto, però ridotto. Perché a quanto pare poi, a quanto pare gli Stati Uniti nemmeno gli vanno bene le leggi europee, diceva questo articolo, perché dicono che non sono tutele per i cittadini, ma armi protezionistiche che rallentano le aziende americane, a quanto pare. Certo. E quindi, insomma, l'amministrazione americana vorrebbe un modello in cui lo Stato appunto ha accesso a quasi totale ai dati per fini di sicurezza. Però questo ovviamente andrebbe sempre contro la privacy poi. Quindi non benissimo, devo dire. Sì, anche perché già c'è un problema di monopolizzazione dei dati perché sta tutto nei cloud di Amazon, Cloudflare e Esatto. Google. Se tu ci levi anche quel minimo di protezione a livello europeo che è appunto protetto dal regolamento del GDPR, tu puoi sostanzialmente puoi farci quello che ti pare. Ad esempio, banalmente l'addestramento delle AI o spionaggio in generale. Quindi Sì. non è una grande cosa. Ovviamente dall'altra parte è mal visto perché loro vogliono tutto sempre a loro portata per fare i loro comodi, però è chiaro che è sempre a discapito nostro. Esatto. Quindi, insomma, questo era il riassunto di queste notizie. E altra notizia, aspettate che chiudo. Allora, aspetta un secondo, poi lo chiedevo altre cose. Ah, sì. Allora, cerco di far crashare Windows e vedere come si comporta. Se riesci a trovare un bug in qualcosa di Windows per farlo crashare, nel senso che non funziona più, ma tipo farlo per tutti, ti direi più che altro non su una stazione Windows normale tipo il nostro computer, ma su un server, potresti configurare una sorta di negazione del servizio. Però dipende molto, ok? Cioè affinché quello ti diventi una vulnerabilità dipende molto che cosa causa e quali sono tutti i prerequisiti per causarli. Che AI usate voi? Io uso ChatGPT di solito. OpenAI. Io in realtà non ho un preferito, nel senso perché ho notato che dipende da cosa devi fare, uno è meglio dell'altro. Quindi io uso ChatGPT, Gemini e anche Claude. Adesso sto usando anche Claude, sto testando un po' Claude. Però in realtà ho notato che se dovete scrivere... Ciao, Port. Se dovete scrivere tipo report o email o robe così o anche cose più di marketing, ChatGPT è forte, ve lo dico, fortissimo. Invece, però mi sono accorta che ChatGPT a volte dice cazzate se gli chiedete cose tecniche e invece Gemini ne dice di meno. Però anche lui ne dice. Okay. Però non lo so, magari poi forse è anche un po' personale, non lo so sinceramente. Adesso sto provando Claude e secondo me per le cose tecniche è ancora meglio. Però Gemini con Nano Banana è il più forte per le immagini, secondo me. Effettivamente dipende che cosa ci La devi fare. classifica, esatto. Sì, sulla base Esatto, delle la funzionalità. classifica. Io tipo Sì. Cloud lo devo provare. Ancora non l'ho provato in realtà. Guarda, io lo sto provando adesso e secondo me si dimentica meno le cose, perché ho notato che soprattutto ChatGPT, nonostante dovrebbero avere una finestra gigante, però si scorda le cose. Cioè, se voi scrivete delle robe, che ne so, l'altra volta gli avevo detto scrivimi sto script, sto programmino che fa sta roba, che le variabili devono chiamarsi proprio così. Poi ho continuato a dirgli cose per modificarlo, perché comunque era uno script stupidino che mi serviva a me. E dopo un po' che gli ho detto cose, si era scordato il nome delle variabili e ha iniziato a cambiarle. E io dico, ma se quelle variabili si devono chiamare così, perché me le cambi? Però Sì, da a lì volte ho capito che un impazzisce. po' si scorda, sì. Sì. Però sì, insomma, io li uso tutti e tre. Adesso sto usando Claude per provare.
insomma. E... aspettate un attimo. Avete visto questo articolo? Quale articolo? Un attimo. Allora, ho No. messo il link. No. Avevo visto che c'era sta vulnerabilità su... Ah, che poi io non la conoscevo non la conosco sta Cyberstrike AI, in Non realtà. neanche io. Ah, non Security è testing una... platform. Ah, no. Sì, non è una vulnerabilità, scusate, avevo capito fosse un altro articolo. Ah, questi sono proprio Ok. strumenti di sicurezza che utilizzano l'intelligenza artificiale. No, io sarei curiosa di provare questi strumenti comunque. Sì, effettivamente sì, poi sono anche open source, quindi Sì, figata. esatto, sarei molto curiosa perché... Ah, qui c'è anche un disegnino. E poi ce ne stanno molti altri citati di tool AI-based. Ok. Tipo c'è pure Banana Blackmail, Watermark Tool, ChatGPT Jailbreak, questo l'avevo Ah, sentito. questi qui. Mhm. È interessante questo Banana Blackmail. A Golang based ransomware. Interessante, ransomware. Indubbiamente Eh, aiutano un sacco gli attaccanti, però mi viene anche da dirti che esatto. se l'attaccante o il gruppo non è chissà quanto tecnico in merito a quello che vuol fare, potrebbero generarli, cioè indubbiamente potrebbero dare una grande mano o comunque idee se lo sanno usare. Come anche noi, no? Tipo chiediamo le cose a ChatGPT, se le chiediamo per un settore, per un dominio dove noi non sappiamo una mazza, noi prendiamo per buono quello che ci dice, però poi magari ci dice Esatto. solamente cavolate. Quindi magari Sì, li sì. genera, non lo so, ma magari ti genera un buon attacco, però un buon attacco che poi espone l'attaccante, oppure ti genera un bel malware che però, non lo so, espone l'attaccante, non ha opportune caratteristiche e viene quindi subito rilevato e rimosso. Ci stanno tante cose da vedere e pensare in merito, però indubbiamente sta crescendo questo trend di usare Sì. appunto l'AI come assistente. Sì, 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 sì. Infatti io lo dico spesso comunque nelle live di stare attenta a quello che si dice, che dicono questi strumenti, perché sì, sono un aiuto, però bisogna capire che non sempre Mhm. dicono cose vere. E hai ragione comunque, cioè, se... ma come tutti gli strumenti, secondo me, un minimo devi conoscere cosa stai facendo. E soprattutto in questo Sì. caso che magari vieni esposto e poi ti trovano. Sì. Però è interessante. E poi Fortigate, tutti i cosi di Fortinet, specie i firewall, Mhm. non so quante vulnerabilità abbiano trovato negli ultimi anni, Sì, ma centinaia mi infatti viene da per dirti. questo pensavo fosse un articolo su una vulnerabilità di Fortinet, perché ogni Allucinante. volta iniziano così, no? È vero, è vero, è vero. Sì. Ehm, Però è interessante. Ah, no, no, lo tengo così lo aggiungo poi nelle notizie. Ehm, Ma se faccio uno spyware in Python, cosa mi succede? Lo uso su un'app pubblica. Lo spyware è un malware, eh? Lo puoi fare in qualsiasi linguaggio, però se tu lo usi nel pubblico e poi ti scoprono è comunque un malware, quindi chiaramente hai poi ripercussioni legali.
Sì, ma tanto ogni cosa che puoi fare a livello banale, tipo magari c'è il newbie che vuole appunto fare una cosa del genere, se c'è un minimo di sistema di rilevamento tipo il Defender di base di Windows te lo fucila subito, quindi non ti permette di fare niente. Però ovviamente dipende Infatti. quanto lo fai e a che complessità. Oddio, se lo fai in Python, cioè non sono esperta, però, cioè io sto vedendo che molte volte i malware vengono fatti con Netto o C Sharp, però Ok? Python non lo so, quindi, boh, non lo so, dovrei informarmi, non so bene, non sono Ma più che esperta. altro... Allora, diciamo che vengono poco usati da quel che ho visto, però comunque se c'hai un minimo di difesa si accorge Mhm. del pattern malevolo, nel senso si accorge se c'è un comportamento associabile ad un malware. Sì, Però dipende sempre, di solito fanno i test in merito, i mhm. malware developer. Sì, ci sta. Vabbè, non lo caricate, se fate un malware non lo caricate su VirusTotal, se no Caricate, avete già... caricate. Così ce ne arrivi la No, vita più facile hanno analisti. infatti vedete, avete le due parti. Io vi dico non lo fate e lui dice sì, sì, fatelo. Che poi è bellissimo perché avevo visto qualche tempo fa un po' di forum per curiosità di Mhm. malware development eccetera, e ogni volta c'era la nota finale: per favore non caricate il sample su VirusTotal. Vedi, esatto. E se no Sì, perché tutto il lavoro spesso, è andato. esatto, eh sì, perché quello dopo diventa pubblico e Eh quindi è sì, tutto un cavolo. esatto. Però tornando alle notizie, abbiamo Mm. qui anche una notizia, io sinceramente non me ne ero accorta, però in realtà pare che Claude, ci sia stata un'interruzione di Claude il 2 marzo, quindi tipo 3 giorni fa. Allora io non ho capito, cioè non ho trovato perché c'è stata sta interruzione, sinceramente. Non so se tu hai più notizie. No, Magari lo cerco non mi adesso live, qualcosa. chissà. Option. Ah, abbiamo pure un monitor real time per questo. Sì, Quando era? 2? due. Infatti il 2 marzo qui mi dà Sì. rosso. Cioè, se vai, non so se stai se tu vai sul sito status.cloud.com ti dà un po' di ragioni in realtà. Ah, ok, non l'avevo visto. Però è bellissimo che su Reddit c'è uno che ha chiesto, uno, non so. Ho chiesto a Claude perché i server sono stati interrotti. Ah, il 3 marzo, qui dice. E dice che erano sotto investigazione. Ok. Ah, e infatti è questo che vi stavo dicendo. Perché qui c'è la risposta di Claude in questo caso, però molti dicono che potrebbe essere, non si sa, cioè questa è ehm, un'idea, che siccome Anthropic ha rifiutato di collaborare col Pentagono, alcuni sospettano ci sia un attacco informatico, delle pressioni esterne dietro a Mm. appunto l'interruzione di Claude. E forse anche il fatto che siccome molti utenti hanno lasciato OpenAI per andare da Anthropic, quindi con Claude, i server di Claude non sono riusciti a gestirlo e quindi sono caduti. Dicono così. Ora io non so perché. Ehm, Però tu mi dicevi di andare nella pagina. Ehm, Mhm. Sì, però comunque non ehm, ti dice è stato per no, questo, ti dice solamente che ci sono sì. stati gli errori e dove, e che Mm, stanno appunto investigando. sì, sì.
Guarda, l'unico che dice cosa succede fino adesso, almeno mi è capitato di vedere, è Cloudflare. Cloudflare addirittura fa un articolo in cui ti dice è successo questo per questo motivo, abbiamo fatto questo, e bla bla bla. Guarda, è proprio bello. Invece le altre aziende non le ho mai viste queste cose. Mhm. Però sì, cioè nel senso, dopo che ha detto di no al Pentagono, uno dice fa 2+2, Capito. non si sa. Boh, però insomma, non so se voi che ci seguite da casa, amici da casa, avete notato che c'è stata questa interruzione. Io non me ne ero accorta. Anche Allora, perché al lavoro non uso Claude. Devo iniziare ad usare Claude, ma ancora non ho switchato. Dave mi ha detto una cosa, nel senso che Ah, l'interruzione non è stata causata perché appunto un drone iraniano è andato su un data center AWS, non ero però, sicura. Cloud non so su cosa osti. E poi leggevo che leggevo proprio stamattina che sì, Amazon adesso ha il problema proprio dei droni iraniani, però diceva che comunque le istanze che ci sono lì sono soltanto localizzate, quindi non avranno impatto in tutto il mondo, in servizi del mondo, perché comunque quelli sì, sono lì, però la loro infrastruttura è fatta in modo che se anche cadono alcuni data center, loro riescono ad andare avanti. Almeno così leggevo Sì, stamattina. Poi, sì, comunque c'è la mm, ridondanza, quindi non sì, penso. sì, sì, però cioè, è successo, nel senso quando è caduto AWS non era perché il data center si era rotto, ma mi pare che era qualcosa di configurazioni di rete che avevano cambiato, non mi ricordo ora. Sì, mi sa di sì. Perché se no in generale hanno appunto, come hai detto tu, ridondanza e quindi riescono a far mandare avanti le cose. Però in genere, comunque dicevano anche stamattina quell'articolo che stavo leggendo, che comunque Amazon suggerisce di appunto cambiare data center, ovviamente. Ah, ok. Sì. Mamma mia. Sì. Cioè di non usare quelli in Iran, insomma. E Però. certo, perché tanto comunque a livello di zone, no? Del cloud tu puoi scegliere e quindi giustamente loro ti dicono evita di scegliere le zone lì che potrebbero essere Esatto, impattate. esatto. Adesso non mi ricordo qual è quello iraniano, perché comunque AWS ha le zone, quindi tipo est Stati Uniti, est Sì, ovest, Europa, eccetera. Ora non ricordo qual era quella impattata, però dicevano non usate quelle zone, ma usatene altre, così anche se dovesse succedere non siete impattati. Insomma. Però ecco, è tutto collegato. Oggi è proprio tutto collegato, abbiamo collegato tutto. sì, sì, sì. e, e abbiamo appunto belle notizie. Abbiamo appunto la notizia della appunto guerra Stati Uniti, Israele e Iran e a quanto pare ci sono stati degli attacchi appunto contro appunto l'Iran e hanno anche causato un blackout totale di internet. E questa cosa fa sempre parlare perché cioè, si riesce a chiudere proprio fuori un intero paese, no? Fuori da internet. Cioè, per 48 ore tipo non sono stati Sì. in grado di coordinare una risposta. L'organizzazione militare dell'Iran non è stata in grado di coordinare una risposta. E in questo articolo quindi parlava proprio di questo. E insomma, questo era più perché cioè, è interessante capire anche come si fa, nel senso a distruggere, a rimuovere un po' internet. Perché cioè se tu ci pensi, no, internet è gigante ovunque. E quindi uno dice, ma come fai a... Sì, diciamo che di solito in Iran lo fanno spesso
perché era già successo da quando sono iniziate le proteste, ma già in passato, perché lo usano proprio come meccanismo di regime, ok? Della Sì, serie, ah, protestate, vi leviamo internet, non potete comunicare all'esterno con i cari. Quello che mi esatto. viene da dirti, giustamente tu dici, ma come fanno a livello di internet, eccetera. Avendo lavorato un pochettino più a stretto giro con questo, poi è una supposizione, di tutto internet che è fatto da tanti nodi, tu hai opportuni Mhm. nodi router che sono più importanti di altri, ok? Che sono quelli di più alto livello e che operano a stretto giro con il BGP, che è il protocollo che fa Mhm. comunicare tutti i dispositivi con internet. E diciamo che se tu fai un opportuno filtraggio su router di Sì. interesse, che sono quelli di confine in un certo senso, lavorando o con regole di traffico o con dirottamenti BGP, tu praticamente controlli il traffico in quella sottoporzione. Mm-mm. Poi lasciami dire, sì, l'internet poi alla fine è comandato da un internet service provider, che è proprietario, Sì. no, di quei dispositivi. È chiaro che nell'Iran, se ciò vuole essere fatto proprio dal regime, dai capi, è chiaro che vanno dall'internet service provider o comunque chi è di competenza e dicono bene, stacca Stacca. tutto. Stacca, stacca. In caso di attacco, stacca, stacca, ci stanno tracciando. Esatto. No, però l'articolo parlava anche di possibili tipo malware dormienti, tipo alla Ok, Stuxnet, non so se sai la storia di questo sì, quello delle malware. centrali nucleari. Esatto, esatto, che ha fatto tipo esplodere tutto. E parlava di questo, quindi quando ci sono stati questi raid aereo, hanno attivato questi malware e hanno fatto in modo di appunto spegnere i nodi di scambio dati che dicevi tu. Ehm, ma oppure che ne so, altri malware, potrebbero esserci anche altri malware, no? Tipo i Viper che lì distruggono tutto. Sì, sì, Cancellano sì, tipo sì, sì, sì. i software e cose. E... Però una cosa simpatica, non so quanto simpatica, cioè curiosa più che altro, è che avevano preso anche accesso a un'applicazione di preghiere in Iran, mandando notifiche a milioni comunque di cittadini lì, dicendo gli aiuti sono arrivati. E questo l'hanno Mhm. fatto per tipo distrarre, così cioè, così i tecnici del governo iraniano dovevano pensare a togliere sto messaggio rispetto magari a fare altro, a proteggere altro o comunque controllare altro. Quindi, insomma, questa, non lo so, una cosa in Fa più. sempre, sì, diciamo che fa sempre pensare alle strategie di guerra militari che sono praticamente state tutte trasportate in ambito cyber. Esatto, esatto, cioè tutto sono le stesse cose ma fatte in maniera cyber o comunque di rete e robe così, informatica, dai, diciamo così, più generale. Prima gridavano alla cyberguerra, mo inizia, nel senso già c'era stata in piccole forme, però ecco, e quando le notizie sono così tanto diffuse, uno si inizia a rendere conto che effettivamente c'è un impatto molto elevato, che poi gli israeliani sono molto rinomati per gli attacchi cyber e spionaggio, quindi poco male. Sì, Si riproclamano, diciamo, come tali. esatto, esatto, sì. Ehm, L'Iran mica scherza, ma poi è Israele che hackera. Vabbè, tra i due non lo so, eh. Cioè, comunque sono rinomati entrambi, da quello che so. E poi insomma c'era questa notizia in cui appunto data questa guerra digitale, diciamo così, in quest'articolo parlava anche della questione Italia, dicendo che comunque anche l'Italia può essere a rischio, perché comunque potrebbero esserci attacchi di DOS, no? Quindi mandare
offline i siti web, o anche qui usare malware Weeper, quindi distruggere dati di server aziendali, magari per creare caos. E quindi insomma le autorità nazionali appunto hanno innalzato il livello di allerta, perché comunque potrebbe capitare. Le aziende dovrebbero appunto un attimino blindare i propri sistemi, soprattutto quelli con dati sensibili. Dov'è qui? Non c'era la notizia. Però insomma non proprio bello, devo dire, questa situazione. Sì, poi dipenderà molto dai protagonisti principali e da chi farà scelte e quale scelte. Esatto, sì. E siccome l'Italia non si sta esponendo troppo, poi Italia però comunque Europa, diciamo. Sì. Quindi insomma questa altra notizia. E poi dai, chiudiamo con questa questione e andiamo, non so se ci sono delle hackerine che ci stanno ascoltando, però insomma a quanto pare gli hackerini stanno ricercando donne per registrare la voce appunto di queste donne, offrendo dei ricompensi in denaro. Questo viene fatto soprattutto per il phishing, perché phishing, che è appunto il phishing utilizzando il telefono, no? Vi chiama qualcuno e vi dice: sono Tizio, dammi 5 euro. Ovviamente. Esatto. Esatto. E a quanto pare stanno richiedendo, insomma, stanno cercando voci femminili. Le richieste appunto appaiono sul dark web o su canali Telegram, ovviamente, e viene chiesta proprio la voce femminile perché statisticamente a quanto pare percepite come più rassicurante e meno minacciosa, e quindi appunto vogliono queste voci per tipo provare a chiamarvi, dirvi: sono non so, dell'ufficio tecnico, ho bisogno del vostro codice univoco, della vostra password. E infatti adesso mi viene un dubbio: se io faccio video, no? La gente può rubare la mia voce o no? Sì. Non ci avevo pensato. Tanto già lo facevano con le foto, tipo potremmo addirittura essere rappresentati in guerra in Iran, oppure ecco, adesso pure con le voci, quindi oramai hanno da dove prenderlo. Oh no, che poi se tu hai tutte queste voci puoi pure crearti un modello dell'intelligenza artificiale e Sì. addestrarlo e avere milioni di voci, cioè. Ma infatti su youtuber italiani, ok, che vabbè non trattano questo, trattano intrattenimento di altro genere, ok? Youtuber italiani da milioni, no? Di iscritti o comunque centinaia di migliaia, famosi, che hanno una certa rilevanza, sono stati soggetti proprio a questo, quindi hanno preso le ispezioni, le hanno date in pasto alla AI e praticamente da quello che prima era solamente un art attack di copia, incolla eccetera, adesso se i truffatori si aiutano con l'AI, creano dei video promozionali di qualcosa, quindi ad esempio che ti mandano su siti truffa che poi ti scaricano malware oppure ti fanno fare chissà che schemi piramidali o Ponzi, e praticamente sponsorizzano le pubblicità su YouTube, su TikTok eccetera. Ecco. E tipo banalmente le pubblicità: vuoi cercare un lavoro che ti faccia guadagnare $500 al giorno? E invece praticamente tu c'hai la fregatura che tu ti fidi di quella persona famosa perché la vedi proprio che parla di quello, come per dire: ragazzi, fidatevi, e tu ci caschi. Più o meno quello è il discorso. Sì. Che poi vedi, uno parla intelligenza artificiale, tutto bello, però c'è anche il lato negativo poi, perché comunque ci sono i deepfake, che comunque sta diventando difficile capire se un'immagine è fatta con l'intelligenza artificiale oppure no, cioè ci sono delle piccole cose, però secondo me se la guardi così distrattamente non te ne accorgi. Allora, Poi le sta voci... provando... sì. Ti volevo interrompere? No, vai. Allora, se creo un Pollo vuole sviluppare un malware, lo sappiamo. Vuole fare un hackerino malevolo. Allora, però qui c'è una domanda interessante, perché lui dice: ma se io creo un programma, no?
che Mhm. sovrascrive tutti i file del PC con dati casuali, quindi una sorta di Mhm. Viper, ma non fatto a basso livello, ok? Mhm. È comunque considerato ransomware? No, nel No. senso che adesso ti faccio un tecnicismo noiosissimo, non odiarmi, però nel Guarda, devo senso che, creare pure la pagina tecnicismi noiosissimi. Prima o poi lo esatto, farò. tocca tipo, mi devo fare anch'io le luci d'ambiente, ogni volta che faccio, apro una Lo tematica sai che cambio luce. bello. Sì, sì, Lo sì, sai che sì. bello. Anche la musichetta di sottofondo, tipo ad Angela dei Super Quark e via. Devi trovare quella senza copyright, però. Cavolo, è Eh, vero, me la creo vai, io. va bene. Oh, praticamente il ransomware deriva dal termine inglese, ok? Sarebbe ransom più malware, ok? Ransom significa richiedere un riscatto. Il ransomware, che tutti conosciamo, in realtà da solo non vale niente, ok? Il ransomware va affiancata alla parola cryptolocker, perché lui decifra tutto usando crittografia simmetrica, asimmetrica, dipende da che tecniche usano, e poi ti chiedono un riscatto per ottenere la chiave del vittima che poi usi per decifrare. Ok, se tu non chiedi un riscatto è semplicemente una sorta di malware che si chiama Viper, che è distruttivo e basta. Mm. L'AI di Google mi ha suggerito bene come si scodifica la centralina auto e come si piantano le patate. È La centralina interessante. auto servirebbe. No, a me interesserebbe più piantare le patate. Io devo E fare la mappa alla soprattutto... macchina. e soprattutto lo posso fare sul mio balcone o serve proprio un terreno? Puoi chiedere questo a Google? Lo chiedi a Cloud. A Claude, sì, sì. Chiediamolo a Claude. Voglio piantare delle patate. Cosa mi suggerisci Io. di fare? Sarebbe bellissimo. E niente, questa era la notizia. Quindi, se ci sono delle hackerine interessate, io direi si può fare. E poi altra notizia, comunque è molto interessante questa, perché comunque segue un po' la storia di queste API di Google già da un po' in realtà. Praticamente dovete sapere, no? Non so, magari vi è capitato di vedere che quando voi andate su un sito che ha una mappa di Google, se voi guardate il codice c'è sicuramente una chiave API di Google. Ora, questa cosa è stata segnalata centinaia di volte a Google, dicendo che comunque è una chiave pubblica, cioè chiave messa pubblica. E comunque Google diceva che era una funzionalità, non era un bug. e quindi diceva lasciatela lì, non succede niente. Ora cosa è successo però? Il problema è proprio l'arrivo dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale, come Gemini, si può usare anche con delle chiavi API, no? Dove praticamente voi avete questa specie di chiave, che poi è un testo gigante senza senso, che potete utilizzare per fare chiamate, ad esempio, all'intelligenza artificiale. Quindi invece di usare, per esempio, ChatGPT con dal browser con il vostro chattino lì, gli fate domande però senza una grafica, ecco, semplificando. Ora qual è il problema? È che se questa intelligenza artificiale di Google veniva messa su Google Cloud, che è appunto il cloud di Google, tutte queste chiavi API potevano avere il permesso di usare Gemini. Quindi tutte queste chiavi tipo delle mappe, se qualcuno le prendeva, potevano essere usate anche per Gemini. E quindi a quanto pare un utente ha segnalato che il suo conto di Google Cloud è passato da $180 a $82.000 in soli 2 giorni. Poverino. Tanto male. Proprio perché qualcuno gli avrà rubato sta chiave e l'avrà usata per tipo fare domande a Gemini. E chiaramente questo è un problema. E ora, diciamo, Google sta cercando di trovare di sistemare, insomma, sta roba e bloccare appunto queste chiavi esposte
Però insomma il consiglio di Google al momento è tipo cambiate le vostre chiavi API e mettete restrizioni Certo. manuali. Però è assurdo, io quando l'ho letto ho detto ma com'è possibile? Cioè, perché come fai a prendere tutti i permessi di Gemini e darli a tutte le API? Chi? Cioè, alle chiavi. Cioè, Allucinante. sì, incredibile. E quindi, insomma, tutte queste chiavi sono state esposte. Diciamo che è tipo alla base, nel senso è come la chiave di casa, sostanzialmente. È Esatto, come se c'è il esatto. passepartout. Cioè, dai. Solo che paghi, paghi Solo che qualcun paghi. altro. Esatto. Sì. Cioè, assurdo, incredibile. Ehm, La chiave non è personale. Sì, è personale, però se la pubblichi online tutti la possono usare. Poi adesso mi è venuto tipo un flashback di guerra. Di solito magari qualcuno non ci pensa, no? Però pubblica i progetti open source su GitHub e a volte o ci ficcano username e password proprio hardcoded all'interno e vabbè, oppure a volte ci mettono proprio le chiavi API e quindi sì. automaticamente stanno dicendo prendetele. Sì, all'inizio quando era uscito tipo OpenAI con tutte ste robe, molti trovavano molte chiavi API di OpenAI nei progetti GitHub. C'erano proprio le Google Doc, no? Le ricerche di Google specifiche, dove la gente trovava tutte queste API. Diciamo questa. Non è bene pubblicare queste cose sui progetti. Facciamo un po' di... Diciamo neanche metterle proprio nel codice perché magari qualcuno vi entra nella macchina, va a leggere il No, no, codice sì. sorgente e le becca. Sì, Quindi è un esatto, casino. esatto. Sì. E diciamo è difficile fare il programmatore È molto al giorno difficile. d'oggi. Al giorno d'oggi io non lo farei mai, io impazzirei. Esatto. No, perché poi io ci penso ogni tanto quando faccio i test, no? E poi, ecco, piccolo suggerimento, quando voi fate i pen test e scrivete il report, pensate agli sviluppatori, cioè perché molto spesso io leggo report di... Ho letto in passato report di altre aziende o comunque mi è successo e si scrivono cose generiche, no? E sti poveri programmatori, io dico, come fanno? Cioè, ovviamente molto spesso non si può dare la soluzione specifica perché chiaramente poi un sistema cambia da uno all'altro, quindi è chiaro che non si può dare una soluzione specifica. Però, insomma, cerchiamo di aiutarli, ecco. Sì, 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 sì. Non è facile. Sì. Però ci tengo a dire, faccio del mio meglio. Faccio del mio... Sviluppatori, io sono con voi. Empatia, empatia. Esatto. Allora, poi altra notizia, giusto per stare con la privacy e con queste discussioni, a quanto pare c'è stata una nuova legge della California, scusate, in cui introduce l'obbligo di verifica dell'età a livello di sistema operativo. Io ho Mancava detto, ma solo questo. perché? Esatto, io dico, ma perché? E a quanto pare Madonna. dal 1° gennaio 2027 tutti comunque i fornitori di sistemi operativi, quindi Windows, macOS, Android, iOS, Linux, eccetera, dovranno raccogliere l'età dell'utente durante la configurazione dell'account e poi comunicare se appunto è maggiorenne oppure no. E poi in realtà non è che è chiaro, cioè se tu non hai 18 anni cosa succede? Non puoi installare il sistema operativo. Però voglio dire. Penso Però che te non lo che... limitino. Ah, Penso, non Però lo so. la cosa è che devi solo dichiararlo, cioè non c'è un documento o la foto, per esempio, no? Un riconoscimento facciale, devi solo dire sì, ho 18 anni. Quanto ho Classico, capito. pro forma. Sì, sì. Quindi, insomma... Ma sicuramente l'hanno fatto perché qualche genitore si sarà lamentato perché chissà che cosa è successo Esatto, a suo figlio e loro hanno detto ok, mettiamo anche qui il classico pro forma così si prende la responsabilità lui che ha messo sì. esatto, esatto. Però, insomma, boh.
E poi questo articolo, insomma, diceva che in alcuni sistemi è difficile andare poi ad applicare questa roba perché spesso, ad esempio come Ubuntu, distribuzioni Linux, eccetera, hanno comunque infrastrutture non centralizzate e sono gestite da community, quindi cioè non è un'azienda, quindi insomma un po', non lo so, e certe volte quando fanno le leggi dovrebbero pensare se sono fattibili più che anche metterle. non lo fanno. E se non lo fanno c'è tipo una penalità, una multa da $2.500 a 7.500, giusto per darvi Tutto per le cambiare. esatto. Che poi voglio dire, anche se ci fosse stata, non lo so, il riconoscimento facciale, lo facevano fare ai genitori, cioè, voglio dire, Esatto. non è che è tutta sta roba. Però vabbè, va bene, lamentiamoci. Poi, ultima Lamentare è la notizia. base. Esatto. L'ultima notizia molto carina è che a quanto pare un ingegnere informatico, il cui nome, oh no, non lo posso leggere. Ah già, deve aver già sta cosa. Vabbè, allora vi elimino questo, però purtroppo non posso scrollare, non ho ancora capito come farlo. Ah, questo era a pagamento. Sì, mi ero scordata. Vabbè, però magari lo cerco, Siamo in un chissà. altro. Sì, dai. Aspetta, però volevo prendermi il titolo. Ci siamo scordati. Allora, c'è sta Malwarebytes che ne ha fatto uno di articolo. Aspetta, ti giro il link. Me lo mandi? Sì. Lo giro qua su Discord e lo metto pure in chat agli altri qua. Sì. Eccolo qui, me lo mando, anzi lo cambio qui. Ah no, non lo posso cambiare, giusto? Allora, sì, praticamente a quanto pare questo Sammy non so dire il suo cognome, mi scuserà questo Sammy. Praticamente voleva semplicemente controllare il suo robot aspirapolvere DJI Romo utilizzando il controller della PlayStation 5 e in realtà ha scoperto una vulnerabilità. Perché praticamente mentre scriveva il codice per far dialogare il controller della PS5 con il suo robottino, tra l'altro a quanto pare usando l'intelligenza artificiale Claude, ecco qui, torniamo sempre Anthropic nel centro della storia, ha scoperto che praticamente c'è un problema nei server di DJI. Praticamente il server non controllava una chiave digitale cioè non controllava se quella chiave digitale apparteneva proprio a quel robot, perché voi potete molto spesso quando ci sono queste cose voi avete sempre questa fantomatica chiave che vi serve per controllare altre cose, insomma. E a quanto pare il server di DJI non controllava questa chiave e a quanto pare è riuscito ad essere tipo il capo di quant'erano 7000 robot, ovviamente di altre persone in tutto il mondo. E questo è grave perché comunque con questi robottini si possono vedere le mappe delle case, accedere alle telecamere perché solitamente hanno una telecamera comunque per appunto vedere l'ambiente, o anche ascoltare l'audio dei microfoni o anche muovere il robottino. Cioè immaginati tu robot spia. esatto, immaginati tu se magari a un certo punto ti si muove il robottino e dici dove stai andando? Che stai facendo? E questo in realtà tecnicamente è fatto perché questi cosini usano appunto questo MQTT, che è praticamente un protocollo
non stiamo qui a parlare come funziona, però insomma se si riesce ad accedere a, diciamo, la chiave dell'altro utente, si può accedere a tutto quanto, ecco, a tutto il robottino. Senza PIN, senza protezione, senza niente. A quanto pare. Ah, bellissimo qui. Perché molti aspirapolvere IoT fanno schifo? Cioè, proprio, mamma mia. Finissimo. Toglio. Sì. Però comunque mi spezza, con il controller PS5 lo guidava. Sì, è bellissimo. Sento male. E insomma, quindi queste sono le notizie. Toccanti, devo dire. Sì, interessanti, devo dire. Poi è molto bella l'immagine di questo in realtà, con questo robottino che aspira questo polipetto. Sì. Molto bene. E quindi questo era tutto in realtà. E niente, in realtà stavo pensando se c'era qualcosa che avevamo perso, però no. Quindi guarda cosa faccio. Torniamo grandi, torniamo grandi. Wow. Mi piace un sacco fare queste scemenze. Mi diverte molto, sappiatelo. E quindi, come se... Anzi, no, devo prima fare pubblicità ai canali. Quindi torniamo piccolini. Wow. Momento advertisement. Sì, esatto. Ovviamente, sì. Qua. Ecco qua. Allora, perché... Oddio, ma ogni dispositivo connesso in rete con batteria a litio può diventare un'arma facendo scaldare molto la batteria? Oddio, non lo so in realtà. Non lo so, Proprio- penso che dovrebbero avere delle protezioni in merito. Esatto, stavo pensando la stessa cosa, penso che proprio non penso esplodino. Secondo me si squagliano forse, più che altro. Boh, però non lo so, Posso chiedere a ChatGPT. Aspettate che chiedo. Anzi, visto che ve l'ho detto, chiederò a Claude. Claude, eccola. Un attimo. Chiederò a Claude. Ciao Claudino. Ma ogni dispositivo connesso in rete. Intanto rispondo a Pollo. Allora, Freenet lo conosco, non l'ho mai usato. Considera che come reti decentralizzate anonime ho solo usato Tor. Quindi, tipo, ad esempio, esiste anche no, come si chiamava quell'altro? Ne esiste un altro famoso, oltre a Freenet e Tor. Non mi ricordo il nome, però. Però non ho usato manco quello. Ma oggi leggevo di Freenet, proprio, cioè non è proprio come Tor. È più una biblioteca. Sì. Quindi bello. Comunque Claude mi dice che non è così semplice con le batterie al litio. Dice possono effettivamente incendiarsi le batterie al litio, ma non sono facilmente controllabili come arma. Cosa può causare un problema reale? Danni fisici, sovraccarica prolungata, cortocircuito interno, difetti di fabbricazione. Perché non funziona come arma da remoto? I dispositivi consumer hanno protezioni hardware fisiche, appunto lo avevamo detto, che interrompono la carica in caso di surriscaldamento indipendentemente dal software. Il riscaldamento via software è molto limitato, non puoi semplicemente ordinare ad una batteria di esplodere da remoto. I casi noti, ad esempio Galaxy Note 7, erano dovuti a difetti strutturati di fabbrica, non ad attacchi esterni. I casi reali di dispositivi usati come armi, come i cercapersone esplosi in Libano nel 2024, sì, c'era questa notizia,
coinvolgevano esplosivo fisicamente inserito nel dispositivo durante la produzione o la supply chain, non una batteria manipolata da remoto. In sintesi, che poi è quello che potevo leggervi, una batteria difettosa o danneggiata fisicamente è pericolosa, ma trasformare un dispositivo normale in un'arma efficace via rete è fantascienza, non realtà pratica. Mamma mia. Cinematografico. Ce l'ha un po' questa cosa della cinematografica, eh? Secondo me sì. Sono tanto che... Lo sai cosa ho notato? Lasciamo il segno. Sì, che ha questa roba di andare tipo un po' veramente da film. Tipo, se gli chiedi cose, inizia a dirti cose da film. Questo sì, però è interessante. Lo sto usando, vediamo. Allora, però, pubblicità. Vedi, devo fare pure la cosa pubblicità e far esplodere qualcosa, non so, qualcosa. Vabbè. Pubblicità. Ovviamente il canale di Simone lo potete seguire su Simone Modiga. E non so, ci vuoi dire qualcosa del tuo canale? Mentre io faccio giuro che non l'ho pagata. E sì, diciamo che nel mio canale ho trattato vari corsi: networking, Linux, programmazione. Usciranno altrettanti corsi di networking e Linux. Diciamo che adesso sto abbastanza indirizzando il canale, ma già era l'idea di base della sua creazione, verso argomenti inerenti alla cyber security. Quindi analizziamo malware, analizziamo mail di phishing, vediamo come si comportano. Ho fatto anche un corso sul phishing. Progettini, tipo ad esempio ho fatto una serie relativa ad un honeypot, e poi svariate analisi, curiosità, quel che sia. Diciamo che c'è tanta carne al fuoco, tante idee per i video, vediamo cosa ne uscirà fuori. Ecco. Poco tempo, devo dire, però. Tempo e voglia. Tempo, dici solo tempo, non puoi dire voglia. No, devo essere sincero e onesto. Va bene, ci sta. Sì, sono gratis. Sì. Stanno su YouTube, quindi per forza. L'unica cosa a pagamento è il libro che ho fatto, però vabbè, quello che vuole. Aspetta, lo prendo subito. Giuro che non l'ho pagata neanche per questo. Aspettate, però. Ve lo prendo subito. Allora. L'unica cosa dei corsi è che sono vecchi, li ho fatti all'inizio, quindi la qualità è quella che è. Diciamo che quando c'è un canale nascente la qualità migliora mano a mano nel tempo. Vabbè, anche sì, ci sta. Però è anche il contenuto, poi. Sì, dai. Allora, ecco il libro. Un attimo, che cambio. Arrivo. Questo è quello giusto. Eccolo qui. Oh no. Okay. Eccolo qui, il libro. Compratelo, se no... Se no niente. Se no niente, sì. No, scherzo. No, niente. E hai anche la versione Kindle comunque, quindi... Sì. Così ovviamente molti me l'hanno chiesta, quindi l'ho messo anche in formato digitale. Vabbè, ovviamente costa di meno, non c'è la produzione del libro cartaceo. Vabbè, ci sta. E se usate l'app Kindle potete scrivere appunti, studiarla come vi pare, ok? È ovviamente più maneggevole da PC, da tablet, da quello che è il telefono e così via. Poi ovviamente l'ho messa anche cartaceo sia perché volevo proprio una cosa fisica, soddisfazione mia, sia per gli amanti del cartaceo, così da rendere tutti contenti. Vabbè, poi il primo libro ci vuole il cartaceo, dai. Per forza. Non avrei mai detto di farlo. Come no? Sì,
Ci avevo già pensato di fare un libro tipo questo, però dicevo tra me e me stesso, no, troppa fatica, troppo tempo, non ce la farei mai. E invece l'ho fatto. Ma quanto ci hai messo? Mi sa che te l'avevo già chiesto, però non mi ricordo più. Allora, ci ho messo che è ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, 5 mesi. Insomma, non è poco. Non è Diciamo tantissimo, che pensavo di allora il più. discorso potevo fare in realtà di meno a livello di tempo, Mhm. però questa è tutta roba parallela, hobby, perché comunque c'ho il lavoro Esatto. pieno, tempo pieno. No, no, infatti per questo dicevo, mi aspettavo di più proprio perché comunque è un Mm. hobby, quindi cioè, è comunque non è piccolo, è bello grande, quindi appunto pensavo ci avessi messo di più, onesta. Io ci metterei tipo una vita. Diciamo che ci sono abbastanza impazzito, però vabbè dai, conta il Sì. risultato. Sì, dai, ormai è andata. Comunque ti hanno fatto un complimento. Demi ha scritto la playlist lavorare nel SOC con esadecimale è davvero molto bella, consiglio a chi vorrebbe lavorare nel settore. Grazie mille. Sì, avevo chiesto a Leo, solo che è super mega impegnato ragazzi, perché mo è Ci uscito pure il sta. suo sito, eccetera, di fare la stessa cosa lato attacco, però è un po' un casino con le tempistiche, ecco, purtroppo. Facciamo pubblicità. Eccolo qua. Ormai sì, Ok, citiamolo. forse. Sì. Che poi, ecco, visto che abbiamo citato, per la persona che mi chiedeva dell'intelligenza artificiale, del futuro, nell'informatica, eccetera, c'è questo video molto interessante che prende un altro punto di vista, secondo me, ed è molto interessante, quindi andatelo a guardare se volete un altro punto di vista. Però sì, questo è il suo corso, è il suo sito, scusate, con dei corsi. Devo dire apprezzo molto il rosa. No, è tanta roba i suoi colori, un bel contrasto. Sì, molto carini, devo dire, molto belli. Poi lui Ma pure qualità anche... super mega, top. sì, ma anche il sito comunque, cioè, è ordinato, non è una roba alla rinfusa, ecco. Ne sa, ne sa. Mm-mm. Molto bello, devo dire. Quindi non so, andategli a dare un'occhiata, se vi interessa potete iscrivervi chiaramente e seguire i corsi. Va bene, pubblicità finita. E ovviamente Advertisement finito. seguitelo su YouTube, ovviamente. Che poi oltretutto parlava anche lui, non l'ho ancora visto, però parlava anche lui della storia della verifica dell'età dei sistemi operativi in California. Quindi insomma, andate a vedere. E poi, ultimo, ma non per importanza, il mio canale. Eccolo. Eccolo, sì. Vabbè, però mi conoscete già, io non mi faccio molto pubblicità in realtà, però insomma mi vedete qui a fare live, però in realtà faccio anche video ogni tanto in cui cerco di rendere la cyber security un po' più simpatica e un po' più semplice anche per chi non è del settore, perché comunque, come avete visto anche durante tutte le live che facciamo, è importante saper riconoscere alcuni segnali. Chiaramente non dovete essere esperti, sapere come configurare, non so, la rete della NASA, però capire se è phishing può essere utile, insomma. E quindi diciamo quello è un po' il mio intento. Poi mi riesce. Chi lo sa? Lo scopriremo in un'altra puntata. Per quello che hai fatto posso dire di sì. Vediamo in futuro. Vediamo in futuro, vediamo. Pollo, cosa stai chiedendo? Che capelli siete? Bianco, nero o blu? Ah, capelli. Vabbè, io sono bianco, lavoro... Io blu. Faccio... sì. E Demi dice, sarebbe una figata, Leo è veramente bravo, insieme siete top.
Non so cos'è una figata, me la sono persa, mi sono persa a pezzi, però... Penso il reverse di lavorare nel SOC e nel lavorare nel red teaming. Ah, ok, scusate, mi ero persa un pezzo. Però insomma, questo era tutto. Ovviamente seguiteci. Oltretutto Simone ha anche un canale Discord, che poi io devo farmi il coso che manda i tuoi canali, il bot che manda i tuoi canali, non l'ho ancora fatto. Lo farò, ti giuro che lo farò prima o poi. Prima o poi lo farò. E anche io ho un canale Discord in cui potete seguirci. Ovviamente io ho rubato le emoticon di Simone, quindi le troverete nel mio canale. Tutti gli sticker di WhatsApp. Esatto, devo rubarli. Ancora devo rubare l'ultimo che mi hai mandato, non ho avuto tempo. E quanti ce n'è ancora da mandare? Aspetta che ti rispondo. Hai mandato un messaggio troppo lungo. Ma hai spoilerato le notizie. Sì. Aspetta un attimo. Non posso più usarli perché adesso ho fatto nitro per poveri e non posso più usare le mie emoticon negli altri server. Madò che urto sta cosa che devi pagare. Sì, perché ho fatto quello tipo da 2 o 3 dollari mi pare. C'era quello da 9. Vabbè dai, ti metto la tizia qui che fa questo. Vabbè. Dettagli. Allora, server. Volevo spammare anche il tuo link in chat su YouTube, visto che hanno chiesto spam Discord. Ok. Sì. Qual è il tuo link? Se vuoi te lo mando. Invita al canale. Esatto. Copia. Eccolo qua. Sì, no, monna. Sì, vi giuro farò il bot che li spammerà, ve lo giuro. Però insomma, questo è tutto. Aspetta, torniamo grandi. Ecco qua. Bam! Big. Cioè, proprio il divertimento, proprio come si diverte Eliana, così. O Cinnamon Sec, non so. Non so, con 2 nomi adesso sto avendo problemi di personalità. Non so più come mi devo chiamare. Multipla. Esatto. Però questo era tutto. E grazie Simone ancora di nuovo per essere qui con noi. E niente, buona serata, grazie a tutti per chi ha seguito e anche per chi non ha seguito. Così, random. Random. E niente, buona serata e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao a tutti.